Ciao ragazzi! In questo tutorial impariamo a inserire e a gestire al meglio i grafici statistici, vale a dire istogrammi, grafici di Pareto e boxplot, detti anche scatola e baffi, analizzando alcune situazioni in cui tali tipi di grafico sono i più adatti a rappresentare i dati a nostra disposizione. Questi tipi di grafico sono stati introdotti nella versione 2016 di Excel. Ci fanno risparmiare tempo prezioso e ci evitano un sacco di fatica. Infatti, nelle versioni precedenti era comunque possibile, con procedimenti molto lunghi e laboriosi, ottenere queste rappresentazioni grafiche, ma bisognava conoscere e inserire nel foglio di lavoro un buon numero di formule statistiche per il calcolo dei quartili e quant'altro, nonché saper modificare con disinvoltura i grafici a colonne in pila. Come al solito, vi ricordo che, per quanto riguarda la gestione delle opzioni avanzate di formattazione, degli elementi caratteristici di un grafico, dei filtri grafico, nonché l'utilizzo di alcune tecniche veloci di duplicazione e modifica di un grafico, vi consiglio vivamente la visione del tutorial numero 24 di questa playlist, di cui vi riporto il link in descrizione. Iniziamo! I dati rappresentati in un istogramma, da non confondere con il grafico a colonne, mostrano le frequenze all'interno di una distribuzione. Ogni colonna dell'istogramma viene detta classe e può essere modificata per analizzare ulteriormente i dati. Questo istogramma mostra la frequenza di vendita di bici da città nel mese di agosto 2019. Siccome le vendite giornaliere di biciclette variano fra un minimo di 0 biciclette e un massimo di 20 biciclette vendute al giorno, in questo istogramma ho diviso tale numero di biciclette in 5 classi. La classe che va da 0 a 4 biciclette vendute al giorno, dove lo 0 e il 4 sono inclusi poiché è presente la parentesi quadra, la classe che va dalle 4 biciclette escluse alle 8 biciclette incluse al giorno, che poi è la classe dalle 5 alle 8 biciclette, poiché evidentemente il numero di biciclette vendute deve essere un intero, e così via. Possiamo così notare che i giorni in cui sono state vendute dalle 0 alle 4 biciclette sono 11, mentre ad esempio i giorni in cui sono state vendute dalle 17 alle 20 biciclette sono solamente 2. Vediamo ora come si inserisce e si formatta un istogramma di questo tipo. Innanzitutto è necessario selezionare i dati, escludendo come al solito il totale. Poi andiamo su Inserisci e qui nel gruppo Grafici inseriamo un istogramma. Excel inizialmente divide le frequenze in 3 classi, la classe da 0 a 7, la classe da 7 a 14 e la classe da 14 a 21. Selezionando il grafico e cliccando 2 volte sull'asse delle categorie possiamo aprire la wizard qui a destra. Automaticamente si apre la scheda Opzioni assi. Ora possiamo analizzare i dati per categoria ed in questo modo otteniamo il tipico grafico a colonne già visto in un tutorial precedente. Possiamo fare individuare Excel le classi in modo automatico ottenendo il risultato precedente, oppure possiamo modificare la larghezza dei bin, cioè delle classi. Io ho utilizzato come larghezza 4. Oppure in alternativa potete stabilire il numero dei bin, in questo caso 5, cioè 5 classi. In seguito si possono inserire i titoli degli assi e modificare il titolo del grafico. In questo caso, con gli istogrammi, bisogna digitare il titolo a mano, poiché non è possibile, come per i grafici a colonne, digitare uguale e cliccare in una cella del foglio di lavoro. L'istogramma non è dunque in grado di ricavare il titolo dalle celle del foglio di lavoro e nemmeno i titoli degli assi. Tutto deve essere scritto a mano. Eliminiamo ora l'istogramma creato e rimpiccioliamo leggermente il nostro istogramma allineandolo alle celle tenendo premuto il tasto Alt da tastiera. Ora possiamo trascinare il nostro grafico tenendo premuto il tasto Ctrl in modo da duplicarlo, per poi trascinare la selezione dei dati in modo da rappresentare graficamente anche la frequenza delle vendite delle mountain bike. Andiamo a modificare il titolo. Ora
Siccome Excel rimposta l'istogramma a 3 classi, clicchiamo nuovamente 2 volte sull'asse delle categorie e impostiamo di nuovo 5 bin, in modo da avere un grafico simile al precedente. Con la stessa tecnica creiamo ora anche l'istogramma relativo alla frequenza di vendita delle bici da corsa ed allineiamolo alle celle come i precedenti. Vediamo ora cos'è e come si inserisce un grafico di Pareto. Per inserire un grafico di Pareto si procede come per tutti gli altri grafici. Si selezionano i dati, si clicca sulla scheda Inserisci e nel gruppo Grafici si seleziona Grafico di Pareto. Siccome però in precedenza abbiamo inserito degli istogrammi, possiamo cancellare questo grafico e duplicare gli istogrammi inseriti in precedenza trascinandoli con il tasto CTRL. Ora, con il grafico selezionato, possiamo andare in Progettazione, cliccare su Cambia tipo di grafico e selezionare il grafico di Pareto. In questo modo il grafico avrà la stessa suddivisione in bin del grafico precedente e non ci resta altro che allinearlo alle celle mediante il trascinamento con il tasto Alt premuto. Dopo aver modificato il titolo, vediamo di cosa si tratta. Un grafico di Pareto è un istogramma ordinato che contiene tutte le colonne disposte in senso decrescente ed una linea che rappresenta la percentuale totale cumulativa. Questo significa, ad esempio, che le classi da 0 a 4, da 12 a 16 e da 4 a 8 biciclette vendute al giorno rappresentano, come si può notare da questo punto sul grafico, il 90% delle biciclette vendute in questo mese. In questo modo possiamo notare l'incidenza delle classi di frequenza maggiore sul totale delle vendite. Ora che abbiamo duplicato e modificato anche gli altri due grafici, analizziamo un'altra situazione in cui è opportuno utilizzare questi due tipi di grafico. La tabella mostra i voti in centesimi ottenuti dagli alunni di una classe in una verifica di matematica. Come si può notare dai due grafici che ho inserito, tutti i voti al di sotto del 50, cioè le insufficienze gravi, e tutti i voti al di sopra del 90, cioè le eccellenze, sono stati accorpati in due colonne distinte, mentre tutti gli altri voti sono stati suddivisi in classi da 10 voti ciascuna. Vediamo come si procede. Dopo aver creato il grafico, si clicca su di esso in modo da selezionarlo e si clicca 2 volte sull'asse delle categorie, in modo da far comparire qui a destra la solita wizard. A questo punto si imposta il numero di bin a 6, in modo da avere 6 colonne, e si imposta il bin di overflow a 90, in modo da ottenere la colonnina qui a destra, e il bin di underflow a 50, in modo da accorpare in un'unica colonna tutte le insufficienze gravi. Dopo aver scritto il titolo, è possibile duplicare il grafico e trasformarlo in un grafico di Pareto. Vediamo ora come si inserisce e come si legge un box plot o grafico scatola e baffi. La tecnica di inserimento di un box plot è identica a quella utilizzata per inserire tutti gli altri grafici. Dobbiamo dunque selezionare tutti i dati, cliccare sulla scheda Inserisci e poi nel gruppo Grafici selezionare Grafici statistici e tra questi Box plot o scatola e baffi. Una volta inserito il grafico è poi opportuno dimensionarlo, allinearlo alle celle ed inserire altri elementi utili, quali i titoli degli assi e la legenda, che ci permette di capire che i box plot in azzurro sono relativi alla scuola A, quelli in arancione relativi alla scuola B e quelli in grigio relativi alla scuola C. Eliminiamo ora, premendo il tasto Canc, il box plot appena creato e utilizziamo quello già formattato in precedenza. Vi faccio presente che per regolare la larghezza delle scatole io ho cliccato 2 volte su una scatola qualsiasi e qui nella scheda opzioni serie ho regolato la larghezza di spaziatura al 30%. Per opzione predefinita i box plot sono un po' più stretti e la larghezza della spaziatura è impostata al 100%. A questo punto è possibile selezionare altre opzioni, che però vedremo in seguito. Per il momento, per opzione predefinita, vengono mostrati gli indicatori della media,
che sono queste x presenti all'interno delle scatole. Vediamo ora cos'è e come si legge un box plot. Un box plot costituisce una descrizione sintetica e abbastanza completa di una distribuzione di frequenze secondo un carattere quantitativo e può essere considerato un riassunto a 5 numeri della distribuzione. La mediana, che dà informazioni sulla tendenza generale, è evidenziata mediante questa linea orizzontale. Il primo e il terzo quartile, la cui differenza dà informazioni sulla variabilità, e di due estremi, la modalità massima e la modalità minima, cioè il massimo e il minimo. Un box plot, dunque, ci mostra la distribuzione di un set di dati. I dati numerici sono divisi in quartili ed è presente una casella tra il primo e il terzo quartile. Questa casella è detta anche scatola o box, con una linea aggiuntiva disegnata lungo il secondo quartile per contrassegnare la mediana. In aggiunta in Excel, come già detto, è presente anche una X che individua la media dei dati. Inoltre, i valori all'esterno del primo e del terzo quartile sono rappresentati con linee, chiamate baffi. La lunghezza di un baffo non può superare di 1,5 volte quella della scatola e qualsiasi punto all'esterno dei baffi è considerato un valore aberrante. Ad esempio, se in questa cella, relativa ad un test di italiano effettuato nella scuola B, inserissi un valore molto diverso da tutti gli altri, ad esempio un 5, tale punto verrebbe segnalato sul grafico con un punto esterno ai baffi, ma il suo valore sarebbe molto influente sia sulla media che sulla mediana, ma anche sull'altezza di tutta la scatola. Annulliamo ora l'ultima operazione e clicchiamo 2 volte su un qualsiasi box plot, in modo da poter analizzare le ulteriori opzioni che il software ci mette a disposizione. Sempre qui, nella scheda Opzioni serie, è possibile mostrare i punti interni della distribuzione, cioè quelli che si trovano all'interno della scatola oppure sui baffi, ma anche i punti esterni, cioè gli eventuali valori aberranti. Inoltre è possibile mostrare la linea mediana, che è la linea che collega le medie. Torniamo ora ai valori predefiniti e prima di concludere vi voglio mostrare come è possibile ottenere i valori dei vari quartili con le formule di Excel. Per il momento inseriamo sul grafico le etichette dei dati, che posizioniamo a destra del box plot. Queste etichette sono formattabili come ogni altro elemento del grafico ed è possibile dunque regolare le loro posizioni decimali. Per quanto riguarda le formule per il calcolo dei quartili, creiamo un po' di spazio eliminando le intestazioni e cliccando 2 volte su una scheda qualsiasi ed analizziamo per esempio le verifiche di inglese effettuate nella scuola A. Dopo aver evidenziato, trascritto e riordinato i dati, calcoliamo il minimo mediante la funzione min oppure mediante la funzione inc.quartile, in cui come primo argomento selezioniamo l'intervallo dei voti e come secondo argomento assegniamo 0. In seguito calcoliamo il primo quartile utilizzando la stessa funzione e assegnando come secondo argomento il numero 1. Il secondo quartile, che poi è la mediana, assegnando come secondo argomento il numero 2, il terzo quartile assegnando il numero 3 ed il massimo assegnando il numero 4. Per concludere, calcoliamo anche la media. Il box plot di riferimento è quello azzurro relativo alla materia inglese. Abbiamo infatti come minimo 44, come valore del primo quartile 49,25, la mediana a 63,5, il terzo quartile a 65,75 ed il massimo a 78. Il valore della media, infine, è uguale a 60. Vi faccio notare che per impostazione predefinita il box plot calcola i quartili con mediana esclusa e dunque i valori del primo e del terzo quartile sono leggermente diversi e si possono ottenere mediante la formula esc.quartile, che funziona come la precedente e dunque dobbiamo assegnare il valore 1 per il primo quartile,
il valore 2 per il secondo quartile o mediana e il valore 3 per il terzo quartile. Come ultima osservazione, vi faccio notare che il boxplot ci dà un'informazione relativa alla simmetria di una distribuzione. Infatti, come possiamo notare da questo boxplot azzurro, la mediana e la media sono abbastanza distanti fra loro e la maggior parte dei dati si discosta di molto dal valore medio, mentre quest'altra distribuzione è abbastanza simmetrica, anche se i dati sono abbastanza lontani dalla media. Infine, i voti in italiano della scuola B sono abbastanza simmetrici e si avvicinano di molto sia alla media che alla mediana. Con questo abbiamo concluso. Io vi ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, vi invito a lasciare un like se vi è piaciuto, a commentare e naturalmente a farmi domande se qualcosa non è chiaro e, se non l'avete già fatto, a considerare l'opportunità di iscrivervi al canale, in modo da rimanere sempre aggiornati sulle mie nuove pubblicazioni. Nel prossimo video tutorial ci occuperemo di grafici a dispersione e di grafici a bolle. Vi aspetto! Ciao!